Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2022. Vediamo un po'. Ok, è arrivata. Wow, gli amanti. Meritava aspettare, devo dire. Gli amanti è una carta di amore, quello con la A maiuscola, è una carta di equilibrio, di armonia, parla di nuove relazioni, di un'espansione del cuore, parla anche di amor proprio, per qualcuno, o di una scelta che viene fatta per amore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte comunque per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Allora, cominciamo con un re di pentacoli e con il 5 di spade. Quindi il re di pentacoli... e il diavolo. Il re di pentacoli può fare riferimento a un padre, a una figura a voi vicina, magari a un tutore, un amico o anche al partner, perché no? Normalmente il re di pentacoli è una bella energia, è una persona amorevole che tende ad aiutare. Per qualcuno può anche fare riferimento a qualcuno a cui vi siete rivolti, perché comunque potrebbe parlare di qualche avvocato piuttosto che psicologo, piuttosto che un esperto in qualche materia dove c'è tanto da studiare. Perché vi dico questo? Perché qui abbiamo un 5 di spade che denota una sorta di ehm, confusione mentale. Se poi vedo che di fianco c'è anche il diavolo, ragazzi, vi dico fate attenzione perché potrebbe essere una persona, questo re di pentacoli, che tende un pochettino a controllare, a condizionare, a contaminare, mi verrebbe da dire, quello che è il vostro modo di pensare. Abbiamo poi un 8 di pentacoli e qui fa riferimento proprio al vostro modo di gestire la quotidianità, o a quello che è il vostro modo di andare a fondo, di andare nel dettaglio, perché qui l'8 di pentacoli fa vedere una figura che cesella un pentacolo, quindi è un lavoro veramente di fino, è un lavoro da fare con molta pazienza, in modo minuzioso. Ha a che fare con quello, con qualche cosa che bisogna fare minuziosamente o ripetutamente. Abbiamo poi un 4 di bastoni e un 5 di bastoni. Quindi il 4 di bastoni mi fa ben sperare, nel senso che comunque è una carta che parla di unione familiare. La sento molto collegata alla carta degli amanti. È una celebrazione, celebrazione. Può anche essere un contratto magari per una casa. Però ecco, è una carta che mi parla di armonia, di felicità, comunque di senso di completezza. Niente, devono scegliere tre carte e la seconda volta che scendono, le prime le tirate su e adesso le tiro giù. Ok. Abbiamo poi un 5 di bastoni e qui il 5 di bastoni fa riferimento probabilmente a delle discussioni che potrebbero esserci, ma nonostante tutto vi ricordo che comunque c'è la carta degli amanti e ragazzi, re e regina di pentacoli. Qui si parla di una coppia, vi direi karmica, perché abbiamo il diavolo in mezzo. Quindi può essere che questo tipo di relazione che ci sia tra padre e madre, tra voi e il padre, tra voi e la madre, adesso poi ognuno lo applica al proprio tipo di realtà, sento che in qualche modo, ecco, c'è questa sensazione, perché avete tanti pentacoli, comunque. Ed è un po' questa sensazione di... come vi posso spiegare?
perché la regina di Pentacoli è una persona generosa, anche lei come il re, pronta ad aiutare, però da un punto di vista pratico, perché da un punto di vista emotivo non ha sviluppato un certo tipo di sensibilità. In effetti vediamo che c'è questo 5 di Pentacoli che parla di una sorta di mentalità di carenza e il 7 di Pentacoli mi dà l'idea che ci sia una sorta di inazione, di una non azione, perché è una carta che mi parla proprio di attesa, quindi è una carta che ha un'energia piuttosto statica. Quindi, non so, è un po' come se foste combattuti, mi viene da dire, con questo 5 di bastoni con voi stessi, per quello che riguarda l'espressione del vostro potere personale. Quindi, non so, gli amanti parlano di equilibrio, ed è anche una bella carta perché appunto parla di amore, di armonia, però ho come la sensazione che sia un equilibrio po', eh, un po' forzato, un po' delicato più che forzato, delicato. Va bene, andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dirvi di più. Perché qui molto ha a che vedere con la questione pratica materiale, potrebbe anche essere il lavoro, magari avete un'azienda familiare, magari avete ipotecato la casa per il lavoro, cose di questo genere. C'è qualche tipo di condizionamento molto forte qui con il diavolo. Ok, andiamo a vedere per i single. Asso di spade e nuovamente l'otto di pentacoli, eh. Quindi può essere che sia iniziata un nuovo tipo di realtà lavorativa per voi o un nuovo tipo di realtà quotidiana, perché l'asso di spade è sempre qualcosa che taglia i pensieri e li mette in ordine. E qui c'è una carta che ci parla proprio della quotidianità o di fare le cose nel dettaglio. Quindi secondo me è un nuovo inizio anche nel vostro modo di gestire la vita quotidiana. Andiamo a vedere. Può anche far riferimento l'asso di spade al fatto che ci sia stata una comunicazione, che qualche tipo di questione sia venuta a galla. Magari proprio inerente alla vostra quotidianità, o come voi vivete la quotidianità. Il 3 di Pentacoli mi dà da pensare che ci sia una sorta di progetto al quale voi vogliate partecipare. La casa la vedo anche qui, sinceramente. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. 4 di spade, la carta della stella. 4 di spade mi dice che c'è bisogno di rigenerare la propria quotidianità, in certo senso, di rigenerare probabilmente anche il proprio modo di... È una rigenerazione del lavoro, mi viene da dire. So che è una lettura di affetti e amore, però è proprio qualche cosa qui che ha bisogno di guarire dal vostro punto della quotidianità o del lavoro che fate e sento che è come un avvicinarsi di più a voi stessi in questo caso. Il 4 di spade è una carta che ci dice che c'è bisogno di effettuare una guarigione. Abbiamo poi la stella che parla di desideri, di nuove speranze, di nuovi obiettivi e parla anche di destino in realtà, eh. E poi continuiamo con un 6 di spade al contrario. Ho la sensazione che bisogna lasciarsi indietro determinati atteggiamenti che potrebbero essere mentali o potrebbero essere condizionamenti, appunto, perché qua c'era il diavolo, che arrivano dalla famiglia di origine, perché qui secondo me il Papa fa riferimento, il Papa, il re di Pentacoli fa proprio riferimento a un familiare, a qualcuno che ha avuto o ha una forte influenza su di voi e che vi condiziona fortemente su tutti quelli che sono i vostri progetti, tutti o un progetto in particolare, perché qui vediamo un progetto che potrebbe essere appunto la casa o cose di questo genere. C'è il bisogno di allontanarsi, ma probabilmente si fa un po' fatica, qui. Andiamo a vedere come si chiude la lettura. 7 di spade al contrario. Sì, ragazzi, dovete tirare giù le maschere, qui. Con i 7 di spade al contrario qualcosa viene a galla e vi faccio presente che
potenzialmente potrebbe venire a galla anche a inizio periodo. Allora, se vi devo dire che entra una persona nuova, sinceramente non la vedo. Ehm, quello che si può, diciamo così, smuovere un pochettino, può essere all'interno della situazione lavorativa, che ci sia un nuovo tipo di approccio, non dico che sia, insomma, che già parta come un'idea romantica, ma credo che ci sia qualcuno che potrebbe potenzialmente avvicinarsi a voi, ma fate attenzione, valutate bene, ok? Perché comunque voi siete in una fase un po' di negatività e quindi, ragazzi, quando qualcuno sta male, è in una situazione di vulnerabilità, perché ha le difese basse, perché in quel momento quella persona ha bisogno di essere incoraggiato, sostenuto, amato, consolato. Se qualcuno vi vede che state male, si avvicina e potrebbe, attraverso il consolarvi, il darvi quello di cui voi avete bisogno in quel momento, potrebbe in qualche modo agganciarvi e poi non essere una persona ideale per voi. Ed è un po' quello che sento qui, con questa attitudine da 5 di pentacoli, eh. Quindi cercate di farvi consolare dalle amiche, dagli amici, dai familiari, però non so. Ecco, così. Ho sentito questa cosa e ve l'ho detta, magari per qualcuno risuona. Ok, allora andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Partiamo con l'eremita al contrario, la carta del 2 di coppe. Quindi sento che qui le cose forse vanno un po' meglio. Adesso andiamo avanti, poi vediamo che altre carte vengono fuori, però è come se, avendo l'eremita al contrario, qui ci fosse una sorta di uscita da un periodo di solitudine. E difatti poi qua vediamo il 2 di coppe. Quindi c'è quest'unione, c'è questo compromesso, c'è un incontro o il venirsi incontro all'interno della relazione. Andiamo a vedere come andiamo avanti. Asso di coppe, 6 di bastoni, ragazzi, ma in effetti l'energia generale è quella degli amanti, forse se la passano un po' peggio i single, diciamo così. Allora, qui sento che si ha bisogno di un certo tipo di riconoscimento con questo 6 di spade. 6 di bastoni, scusate. Però l'asso di coppe in centro lettura mi dà da pensare che ci sia questo passo che non viene fatto. C'è il compromesso, c'è l'accordo, c'è un'unione in realtà. Però è come se aveste bisogno di qualche cosa di più, ci fosse bisogno di riconoscere o essere riconosciuti nella propria posizione. E l'asso di coppe mi dice che non c'è proprio, se vogliamo, quell'esplosione del cuore. Per certi versi l'asso di coppe rappresenta l'innamoramento, e qua è in centro lettura. Vediamo poi che abbiamo anche un cavaliere di pentacoli girato al contrario, quindi forse l'energia è un po' lentuccia in questo periodo, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, questo cavaliere di pentacoli. E poi abbiamo il mondo, qui cambiano delle dinamiche, cambia qualche cosa, ok? Il mondo sono sempre cicli che si concludono. Andiamo a vedere l'ultima carta. Abbiamo la forza al contrario, di nuovo un 5 di pentacoli. Sì, io credo che qui il ciclo si concluda da un punto di vista interno, però c'è ancora questa energia da 5 di pentacoli che appunto appesantisce. Qui si tratta di trovare la forza e il coraggio di uscire da questa mentalità, da questa attitudine, da questo condizionamento, perché in realtà io qui vedo che ci sono delle buone basi perché il rapporto sia solido, però credo che questo bisogno di riconoscimento che sentiate voi condizioni molto il tipo di azioni che fate nei confronti dell'altra persona, e l'altra persona a un certo punto fa anche marcia indietro, cioè dice aspetta un attimo. È un po' il cambio ehm,
Il mondo è il cambio positivo, ragazzi, ma poi avete la carta degli amanti, quindi vi ripeto, può anche fare riferimento all'amor proprio perché abbiamo la carta del diavolo. Però ecco, sta di fatto che è come se ci fosse qualcosa che voi vi aspettate e che state cercando in un certo modo di controllare per far sì che questa cosa succeda. Può essere il fatto di andare a vivere insieme, ipotesi, se non vivete ancora insieme, o il prendere una casa, comprare proprio una casa, però ecco, state facendo una sorta di pressione, sento io, e non è sana. Ok, fatemi sapere se vi risuona. Chiaramente non è così per tutti, però diciamo che l'energia che sento un po' per la maggiore è quella. Andiamo avanti, però questa pressione è perché voi siete in un atteggiamento di carenza. In realtà ci sono le prerogative necessarie perché la relazione funzioni. Guardate, è uscito fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Ed è qui che vediamo il 4 di bastoni, il festeggiamento. Bambini! La tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Guardate, ve la metto qua vicino al mondo perché il mondo molte volte fa riferimento ai bambini. Meriti amore, sei degno di essere amato e qui ve lo metto vicino al diavolo. Riconciliazione, una persona del passato sta tornando nella tua vita. Oh wow, stavo guardando, non ho carte che mi parlino del passato remoto, quindi può anche essere che sia un passato un po' più recente. E poi abbiamo attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Sì, qui fa riferimento al mantenere un'attitudine positiva, che è quello che un po' a voi manca in questa prima parte di novembre. Quindi nel momento in cui vi rendete conto che fate dei pensieri un po' troppo negativi, cercate di cambiare tipo di vibrazione, mettete della musica allegra piuttosto che quella proprio specifica con, non so, i 432 Hz, 528 Hz, cambiate stato vibrazionale perché quello che emanate attirate, se voi emanate questo tipo di vibrazione attirate quel tipo di vibrazione, ok? Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete anche supportare il canale iscrivendovi, commentando, condividendo, lasciando una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!